Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Ok, abbiamo la carta della stella, ragazzi. Può essere un periodo con dei nuovi obiettivi, con nuovi traguardi da raggiungere. Può essere un momento anche, diciamo, dove si canalizzano nuove idee, nuove anche soluzioni per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per l'autunno. Allora, partiamo con un re di spade, gli amanti, il mondo, un 2 di pentacoli, 9 di coppe e fante di bastoni. Mm, Carte interessanti, ragazzi. Allora, partiamo da questo re di spade, che effettivamente potrebbe essere una persona piuttosto che un'energia. Andiamo a vederlo. 9 di bastoni, 9 di, scusate, 8 di bastoni, 9 di coppe, 7 di pentacoli. Andiamo a vedere anche la carta degli amanti. Diavolo e re di denari. Mm. Andiamo a vedere anche il mondo. Un'altra volta il mondo e un 2 di pentacoli che avete già qui. Dunque, ragazzi, la sensazione che ho qui è che qualcuno abbia bisogno di spostarsi dalla propria zona di comfort. Ho la sensazione che potreste essere persone, o diciamo questo re di spade potrebbe essere una persona con tanta rigidità mentale, con tante regole, con tante norme, ma in seconda battuta potrebbe anche essere una persona con la quale non è che ci sia tutto questo gran dialogo, però potrebbe insomma essere una persona interessante, magari a livello intellettuale potrebbe essere una persona con la quale c'è affinità, c'è non chimica, c'è feeling. E poi arriviamo a questa carta degli amanti che purtroppo è spiegata da un diavolo, purtroppo perché? Perché potrebbe rappresentare, anzi datemi una carta per il diavolo. Potrebbe... 7 di spade, 9 di spade, 10 di bastoni. Allora, potrebbe rappresentare effettivamente qualche tipo di relazione magari non proprio lineare. Diciamo che avete un 8 di bastoni qui che mi parla di non comunicazione, come se e poi abbiamo anche 7 di spade al contrario. Io credo che qualcuno stia nascondendo qualcosa nel prossimo periodo. E potrebbe proprio essere il fatto che stiate nascondendo una terza persona.
Diciamo che essendoci la carta degli amanti mi viene abbastanza naturale, diciamo così, tradurlo come se fosse una questione romantica, ma non è detto, non è necessariamente detto, potrebbero anche essere situazioni lavorative dove da un lato appunto c'è come questa zona di comfort, il sto zitto e non dico niente per non rompere l'equilibrio. Dall'altro però, essendoci anche questo diavolo, diciamo che la situazione non è delle migliori. È vero che avete gli amanti, è vero che è una carta di solito che parla di equilibrio, ma essendo anche una carta che parla di amore, troppo amore può essere soffocante. Vi dico, il diavolo molte volte rappresenta anche della rabbia repressa. Non so, io ho la sensazione che potrebbe esserci qualche tentazione extraconiugale, soprattutto se siete in una relazione da tanto tempo. E poi arriviamo a questo mondo. Il mondo è una carta di chiusura, di completamento, di raggiungimento di risultati. Ce l'avete due volte, ragazzi, e poi avete un 2 di pentacoli. Io credo che qui o ci sia l'intenzione di chiudere come un capitolo della vostra vita, proprio per andare magari verso altri obiettivi, verso altri risultati. Può essere la chiusura di un tema all'interno di una situazione o di una relazione, però poi avendo questi 2 di pentacoli, sento come se doveste comunque portare avanti le due cose. Cioè ho la sensazione che alla fine il mondo non sia in realtà la chiusura di un tema, di una situazione, ma più la chiusura di, cioè è come se diceste, boh, basta, non ci penso più, vado avanti così. Il vado avanti così me lo dicono due volte il 2 di pentacoli, in due posizioni diverse, no? E il 2 di pentacoli di solito rappresenta qualcuno che vuole gestire più cose allo stesso tempo. Qui abbiamo due figure, un re di pentacoli e un re di spade. Quindi è facile che possa esserci un terzo incomodo in questa parte dell'anno, piuttosto che a livello lavorativo potrebbero essere come due campane da seguire. Andiamo avanti, vediamo il 2 di pentacoli. Abbiamo il giudizio, un'imperatrice e un 7 di coppe. Io credo che stiate facendo tutto quello che state facendo per riuscire ad arrivare a una chiarezza di idee maggiore, perché effettivamente qui con le sette di coppe possono esserci delle possibilità che si aprono, avete anche l'imperatrice, come se vi dicessero voi potete creare la vita che volete, la relazione idilliaca che volete, però vi ripeto, ci sono come queste due energie, una di queste due è parecchio pesante con questo diavolo, potrebbero esserci come delle lotte di potere, dei non detti, perché sia l'otto di bastoni che il sette di spade sono girati al contrario. C'è un detto che dice chi troppo vuole nulla stringe. Andiamo a vedere il 9 di coppe, asso di coppe, 5 di pentacoli e la luna. Sento che qualche cosa nascerà, soprattutto se è una questione romantica, quella che vi dicevo. È come se ad un certo punto uno dei due, delle due energie si perdesse e mi viene da dire l'altra sbocciasse, perché comunque abbiamo questo asso di coppe. Datemi una carta per il 5. Fante di spade. Guardate, io credo che farete come una sorta di riesame del vecchio periodo e vi renderete conto che poi così tanto male non state. Qui avete la luna, qui avete la stella, sono due carte di sogni. Sento che è come se arrivasse una nuova motivazione per andare avanti. Nonostante questo diavolo che ragazzi un po' pesa, perché è spiegato da un 7 di spade e da un 9 di spade, qui è la vostra testa. Tenete presente che il diavolo rappresenta l'ego, io voglio. E non è tanto quello che vuole o vogliamo noi poveri umani, ma è il disegno divino dell'universo che, tra virgolette, comanda, no? Quindi se dobbiamo affrontare una certa prova, o sì, prima o poi l'affrontiamo, anche perché
sono prove che di solito si pattuiscono prima di nascere, però c'è come una sorta di tossicità che secondo me entro la fine del periodo svanisce piano piano perché proprio si chiude come un capitolo. Andiamo a vedere. Ok, asso di bastoni e 5 di bastoni. Vi dico, qui avete due assi. È come se iniziasse effettivamente qualche cosa di nuovo, potrebbe essere una nuova persona. Potrebbe anche essere che tra i due litiganti il terzo gode, no? Si dice, cioè persona A, persona B, e alla fine arriva il fante. Anzi, sono due fanti, però comunque, probabilmente anche per quello che avete due di pentacoli. Io sento ragazzi che finirete il periodo in modo completamente diverso rispetto a come lo avrete iniziato. Se prima, diciamo all'inizio potrebbe esserci come questa pesantezza dovuta al diavolo, dovuto a questa zona di comfort, che dopo un po' la zona di comfort, se non subisce cambi, se non subisce variazioni, diventa energia stantia. Ecco, secondo me la fine del periodo è completamente diversa, c'è come una sorta di rinascita, di apertura del cuore. Tenete presente che l'asso di bastoni fa riferimento agli incontri intimi anche, e capitandovi un fante di bastoni che è una persona fortemente passionale, devo dire che sì, secondo me c'è come un nuovo orizzonte ehm, che si apre. È come se con questo mondo arrivasse per chiudere le storie vecchie e di qui si iniziassero con relazioni nuove. Che vi dico? Qui c'è un forte accento alla relazione romantica, ma potrebbero anche essere relazioni lavorative, soprattutto se avete contratti che non vi beneficiano. Allora, partiamo dal lavoro. Secondo me il lavoro è in crescita, potreste essere contattati da qualcuno per riportare a galla un vecchio progetto, è come se qualcuno avesse bisogno di voi, delle vostre attitudini, delle vostre doti per poter espandere la propria azienda. Quindi se siete senza lavoro, ragazzi, aspettatevi una telefonata, aspettatevi una chiamata, un curriculum che arriva, insomma, poi abbiamo questi due assi, quindi secondo me c'è effettivamente un nuovo inizio. Può essere che sia un ruolo diverso da quello che facevate prima, quindi magari dovete iniziare, diciamo, dal basso, però secondo me è positivo come sviluppo. Se non avete lavori, anche c'è come questo nuovo inizio. Diciamo che c'è anche un 5 di bastoni alla fine della lettura, potrebbe non essere proprio così semplice, soprattutto con i colleghi, con i futuri colleghi, mi viene da dire. Però so anche che avendo un fante di bastoni riuscirete a bypassare tutte queste dispute in modo sereno. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, qui, come vi dicevo, secondo me la lettura ha un forte accento su questo capitolo. È come se apparentemente la relazione che avete in questo momento sia rosa e fiori, sia tutta perfetta, però in realtà non è così. Perché? Perché ci sono tanti non detti, ci sono delle cose che non sapete. E vi dico che potreste anche essere voi ad avere come il piede in due scarpe, quindi frequentare due persone. Una potrebbe essere, diciamo, una relazione platonica, no? Nel senso che magari chiacchierate, vi trovate bene, si scherza, si flirta, si fanno delle battute magari anche un po' spinte, però solo quello. Mentre l'altra potrebbe essere già una relazione un po' più vissuta. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. E se non avete nessuno, occhio alle persone che potreste incontrare, guardate cosa si è girato, perché potrebbe non essere la relazione idilliaca come si presenta, cioè è come se all'apparenza fosse bellissimo e poi mano a mano che passa il tempo vi rendete conto che questa persona, questa relazione non è così speciale come avevate pensato. Se dovessimo parlare di soldi,
Secondo me è un buon periodo per i soldi, tutto sommato sarete appagati. Potrebbero esserci delle spese impreviste per dei temi del passato che non avete ancora sistemato, quindi potrebbe essere magari che dovete ancora dare dei soldi, che avete dei debiti in sospeso, potrebbero essere multe per qualcuno, però a parte questo non vi mancherà niente, cioè nel senso vi toglierete tutti gli sfizi e riuscirete a pagare tutte le bollette, le spese, insomma è un buon mese. Non dovrete stare più di tanto con la cinghia tirata, ecco. Mm. Va bene. E la famiglia, devo dire che, non lo so, ho la sensazione che diate troppe regole o viviate se la famiglia magari è quella di origine, ci siano come troppe regole, troppe formalità in famiglia in questo periodo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Carta numero 21. Questa carta vi parla di potere, di forza, di espansione. Mi fa venire in mente proprio questo asso di bastoni con il pugno così, che è una carta di forte iniziativa, di azione e qui anche parla di forza, di espansione, di potere, mi viene anche da dire, cioè nel senso è una carta che vi invita a agire per ottenere quello che volete, secondo me. Andiamo a vedere ancora un koan zen. Vediamo che altro messaggio vi vogliono dare, che altro consiglio. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Allora, questa carta si focalizza sul fatto che quando i nonni muoiono è una cosa, diciamo, piuttosto naturale, no? Che prima o poi i nonni muoiano. Non è altrettanto naturale il fatto che un figlio muoia, nessun figlio dovrebbe morire prima dei genitori, però la carta vi dice, questa è fortuna, cioè è come se le cose dovessero andare così. I buddisti hanno un detto che è tutto è sempre perfetto così com'è. Che cosa vuol dire? Che probabilmente ci sono come dei patti animici, karmici, che si sono redatti, che si sono pattuiti appunto prima di nascere e tutto quello che succede nella nostra vita è per il nostro più alto bene. Anche se, scusate, anche se noi siamo nel nostro ego, vogliamo le cose fatte a modo nostro, siamo nella dualità, nella divisione, nella separazione e non ci rendiamo conto di questa cosa, magari viviamo questo momento tragico con diciamo parecchio dolore, però in realtà tutti i passaggi che ci succedono durante la vita sono per la nostra crescita personale. Tenete presente che potrebbe anche far riferimento a un progetto magari vecchio giunge alla fine, perché anche qui avete due volte la carta del mondo, quindi potrebbe essere che effettivamente un progetto giunge alla fine, un nuovo progetto magari vedete che non funziona, vedete che non è esattamente quello che vi aspettavate e potrebbe morire anche quello, cioè nel senso potrebbe essere un fuoco di paglia, come si dice, no? Cioè qualche cosa che parte che poi non dà i risultati voluti. Vi dice questa è fortuna perché probabilmente dovete puntare nuovi obiettivi, dovete andare come oltre. Tenete presente che il mondo è una carta di distanza fisica, quindi non escludo che per qualcuno ci potrebbe essere come la necessità di doversi spostare per un periodo, magari per una vacanza o magari è proprio un trasloco. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto.
Diversamente, lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione, cioè abbonandovi al canale. E in quella sezione tratto sia le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze che potreste avere sull'amore, sui soldi, sul lavoro, sul vostro valore personale. E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina che vi aiutano un pochettino a capire come maneggiare l'energia. Sono 4 playlist, sono in ordine di numero, anche tutti i video sono numerati, vanno ascoltati in ordine cronologico perché il tutto è stato studiato come una formazione, come se fosse una scuola. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!